I'd just like to start by assuring everyone that Stewart Home never appears anywhere and he hires actors to take his place. I'm not being particularly well paid for this as a result, but it's worth it to keep the project going. I wanted to try and think about. Beh sì, innanzitutto ci tengo a dire che Stewart Home non appare mai da nessuna parte, ma è semplicemente sostituito da degli attori che lo impersonano e quindi questa è la situazione, anche se non è un lavoro che magari viene retribuito tanto bene, ma penso che valga la pena andare avanti con questo progetto. So I wanted to try and think about street art in relation to the kind of dominant art system and the way the avant-garde's opposition to that opened kind of up from the gallery space and into the street. E vorrei appunto fare una disamina della street art e come è nata e si è evoluta rispetto anche all'arte dominante, soprattutto cominciando dal movimento portato avanti dall'avanguardia che cominciò a far uscire l'arte dalle gallerie, portandola fuori nelle strade. So obviously the kind of art as we know it is as we understand it today is a term that emerged in the 18th century. And prior to this, when you go back particularly to the pre-Renaissance and look at medieval art, you didn't have the dominance of easel painting that subsequently took over, partly because that was an easy form to commoditize, and in actual fact a lot of the kind of so-called medieval art, because art was much more a craft in the medieval period, that you look at, you'll have had most of the art was religious, and you'll have had altar panels broken up to form what looked like easel pictures, but they weren't originally intended to be seen in this way. Se pensiamo all'arte come la conosciamo oggi, è un concetto che prende forma a partire dal XVIII secolo, e se pensiamo all'arte pre-rinascimentale e medievale, vediamo che comunque già allora l'arte era oggetto di mercificazione, era un bene che veniva appunto comprato, scambiato, anche se nasceva comunque come arte di questi artisti artigiani, e soprattutto vediamo che nell'arte medievale i temi dominanti sono temi religiosi, con le palle d'altare soprattutto, che venivano considerate la forma più diffusa. But once you had this system emerge of a kind of market with paintings being produced speculatively for sale to collectors or whoever else, you immediately had a dissatisfaction with that market, and you can see even in the 19th century a kind of real desire to kind of leave the gallery and kind of descend onto the street, and also leave that other perfected capitalist commodity, the book, and kind of leave the library and the gallery and the archive and descend onto the street. Vediamo che a poco, come appunto c'è un movimento, un fermento nel mondo dell'arte che porta poi anche l'arte da quella che conosciamo appunto come arte medievale a cambiare, anche a causa di una insoddisfazione poi dei cosiddetti committenti. Vediamo che nel XIX secolo si prende forma sempre di più un desiderio di uscire dalle gallerie, di uscire in strada, e lo stesso desiderio, diciamo, di cambiamento viene applicato anche ad altre forme considerate come consolidate dal capitalismo. Anche il libro deve uscire dalle biblioteche, così come anche i documenti dagli archivi. So one of the obvious manifestations of this would be with the flaneur, particularly in Paris in the 19th century, and perhaps the most famous example of a flaneur is Gerald Nerval, who would walk around with a lobster, the streets of Paris, with a lobster on the end of a blue ribbon. And when Nerval was asked why he did this, he said because the lobster doesn't bark and knows the secrets of the sea. E uno degli esempi forse più manifesti di tutto questo è appunto la figura del flaneur nella Parigi del Novecento, e in particolare lo esemplifica Gérard de Nerval, che girava per Parigi con una ragosta, diciamo, al guinzaglio di un fiocco blu, e quando qualcuno gli chiedeva perché girava con questa ragosta diceva: beh, perché non abbaia e conosce i segreti del mare. But to kind of fast forward into the 20th century, one of the very famous theorizations of the avant-garde is Peter Berger's theory of the avant-garde.
And Berger talks about how the avant-garde created no new style of its own, but what it did was it treated the entirety of art history as material to make new art, and so used bricolage. That was the real invention of the avant-garde. Ma per fare un salto temporale in avanti e passare al XX secolo non si può non citare la figura di Peter Berger, che diventa il teorico dell'avanguardia e pubblica proprio un testo su questo, la teoria dell'avanguardia, in cui afferma che non esiste un vero e proprio nuovo stile, che in realtà tutta la storia dell'arte viene, diciamo, utilizzata o spacciata per creare nuova arte, ma in realtà si tratta soltanto di una forma che potremmo chiamare bricolage. And of course that will relate to the talk immediately prior to me, because you then immediately have the issue of copyright emerges when you're using earlier artworks. In terms of a kind of unknown artist or an artist who isn't making money, which would be the case with a lot of street artists, certainly when they start off, copyright isn't really an issue because it isn't worth suing someone unless they have money. There's no point pursuing a vendetta. The legal system is all about money and that kind of financial calculation, just as a lot of the art system is. But what happens when an artist becomes successful who uses bricolage, it becomes more problematic, and this was an issue that had already been addressed by Hegel in thesis 69 of the philosophy of right, where he says plagiarism is a matter of honour and must be held in check by honour. Beh, diciamo che questa arte, per così dire, del bricolage non pone questioni di copyright quando si parla di artisti praticamente sconosciuti o comunque agli inizi, come possono essere ad esempio gli artisti che portano avanti la street art. Ovviamente le cose cambiano quando invece un artista ha successo, è conosciuto, quindi quando il suo bricolage ha raggiunto un certo successo, allora lì entrano in campo questioni problematiche, questioni di copyright, questioni legali che però sappiamo sono sempre legate al denaro. Alla fine si fa causa a qualcuno per copyright soltanto se se ne può trarre qualcosa, ma questa questione del bricolage mi riporta anche della copia alla tesi del 69 di Hegel, secondo la quale il plagio in realtà non è che una questione di onore, quindi come tale deve essere considerato. But there are obviously people who you might call artists or anti-artists, or might not even want either term applied to them, who take a more radical approach to such matters. And one example of this was the people grouped around the Lettrist International in the 1950s, which later on became the Situationist International, through its merger with various other groups. And in 1956, Gilles Vorman and Guy Debord wrote an essay called Methods of Détournement, which was published in a Belgian surrealist journal, Les Livres Nus. And this kind of lays out using what they call détournement, or you could call bricolage, plundering the entire cultural heritage of humanity to create new works, usually of a propagandist nature, but not always. And they say that détournement should be used to demonstrate one's indifference to the artistic and cultural heritage of humanity. E più radicalmente, al di là delle definizioni che si adottano di artisti, anti-artisti o comunque forme più estreme, arriviamo all'internazionale situazionista negli anni 50, a cui poi hanno anche aderito anche altri gruppi, e in particolare al Methods of Détournement, pubblicato nel 1956 da Guy Debord e Gil Wallman, che pubblicato poi anche sulla rivista, sul Journal of Surrealism, in cui loro affermano che appunto il détournement è questa forma di quasi spoliazione, di depredazione di tutto quello che esiste nel patrimonio dell'umanità per usarlo per una rielaborazione, questo bricolage, a fini principalmente propagandistici, ma non necessariamente, non solo. Quindi dichiarando anche con questo intento la necessità di mostrare, quasi affermare l'indifferenza rispetto a tutto il patrimonio culturale generato dall'umanità fino a quel momento.
Not that this was something new to the avant-garde, but the kind of more serious Marxist theorising that went with it probably was, but one could go back to, for example, to Marcel Duchamp suggesting that the Mona Lisa should be used as an ironing board as an example of a possible ready-made. E non che questo fosse nuovo all'avanguardia, ma potremmo anche riprendere l'affermazione di Marcel Duchamp secondo il quale la Mona Lisa doveva essere utilizzata come un asse da stiro. But typically Détournement would use, later on in the 60s with the Situationist International and into the 70s, would use comic strips where you could just rewrite the speech bubbles or create a collage from different comic strips to kind of put a propagandist message across. Or there was a lot of interest in film. René Viennet, one of the later Situationists, redubbed a couple of one Chinese kung fu film he released commercially in France in the early 70s as Can Dialectic Break Bricks? So where a Ming-Manchu conflict is depicted in the original movie, he turns this into a kind of proletarians versus bureaucrats, conflict, bureaucrats being bourgeoisie in other words. Questa tecnica del détournement quindi comincia ad affermarsi negli anni 60, ma poi continua anche in tutti gli anni 70 e vede il riutilizzo e la rielaborazione, ad esempio, di strisce di fumetti che vengono riscritte, quindi i messaggi nei balloon vengono riscritti oppure vengono anche utilizzati in vario modo per creare dei collage, sempre per trasmettere messaggi principalmente propagandistici. Lo stesso avviene con i film che vengono ridoppiati, ad esempio negli anni 70, all'inizio degli anni 70 c'è questo film cinese di Kung Fu che rappresenta anche conflitti, Manciu, ma viene ridoppiato rappresentando quei conflitti in una chiave di contrapposizione proletari-borghesia. And Viennet's other film was that he redubbed to kind of put across a proletarian revolutionary message was a Japanese porn film. And that would be fairly typical of the kind of imagery you'd find in the Situationist International Journal as well, where you'd have a soft porn picture of a woman with a thought bubble when the Asturian miners in Spain were kicking up against Franco and the government, with a kind of thought bubble of a soft porn picture saying, "I'd love to fuck an Asturian miner," as in a guy who gets coal or metal. E lo stesso tipo di rielaborazione quindi si ha, come dicevo, con i film, ma anche con foto, con fumetti. Ad esempio fu pubblicato sull'International Situationist Journal questa foto di soft porno con questa donna che appunto il cui messaggio nel balloon venne cambiato facendo riferimento alla insurrezione in Spagna nelle Asturie contro la dittatura di Franco, con un messaggio appunto che creava un effetto di scollamento totale e di riferimento a questa lotta. But the images I've chosen to kick off with are less typical examples of Situationist détournement. This is a détourn painting by Asger Jorn, the Danish member of the Situationist International and also a former member of Cobra, kind of post-surrealist grouping, formulating a European response to abstract expressionism. In 1959, Jorn made an exhibition of 20 paintings. He bought kind of Sunday painters' paintings in flea markets and then kind of painted over them with really beautiful results. This is one example. Qui vedete un altro esempio di questa tecnica del détournement. Si tratta di un'opera di Jorn, un artista danese che partecipò al gruppo Cobra e appunto nel 1959 organizzò questa mostra esponendo 20 quadri che lui aveva comprato in un mercatino delle pulci e che aveva completamente rielaborato e ridipinto, e questo è uno di essi. And assuming I can work a PC, yes I can. I use a Mac, as you can probably tell.
this is another example of one of Jorn's pictures. Jorn is interesting in that he was trying to formulate a distinct Nordic or Northern tradition in art separate from a Latin tradition. And as a part of this, he formed a kind of loose grouping which didn't really work out because there was a plan for a series of publications using which the publishers wanted to use accredited scholars rather than letting Jorn make the final decisions. But he spent a lot of time investigating graffiti kind of scratched into the stonework of Norman churches and things. The Normans, of course, being Jorn's kings originally. They'd only been in Normandy for 4 generations when the Battle of Hastings took place and the invasion of England, and they brought feudalism to England. And he did this under the rubric of a kind of very loose group. It may have mostly consisted of himself, but the Scandinavian Institute for Comparative Vandalism. E Jorn è molto interessante perché si concentrò anche sull'analisi delle differenze che lui aveva ipotizzato e teorizzato tra diciamo, gli stilemi o comunque le caratteristiche dell'arte nordica contrapposta invece ad altre caratteristiche dell'arte latina. Inoltre creò questo gruppo che in realtà era una sorta di gruppo fantasma poiché lui ne era l'unico componente, e si concentrò proprio su questo lavoro di ricerca tra questi 2 filoni secondo lui esistenti tra arte nordica e latina, studiando anche i dipinti e i graffiti ritrovati nelle catacombe delle chiese normanne. Studiò anche la storia in Inghilterra, la battaglia di Hastings, l'avvento del feudalesimo, quindi davvero un lavoro molto approfondito, e creò anche l'International Scandinavian Institution for the Comparative Scandinavian Institute for Vandalism. So Jorn took thousands and thousands of photos with a photographer of kind of Norman graffiti and things. But to return to that kind of original theorisation of détournement from 1956 by De Boer and Bormann, they very much talk about détournement being a departure from logic and sense, and say that absolutely the weakest form of détournement is simple reversal. So, but again, it's kind of interesting that one of their sources of inspiration with détournement would be Lautréamont, who in his poems reversed a lot of Pascal maxims and had been rediscovered by the surrealists. So of course Lautréamont is famous among other things for saying progress is necessary, plagiarism implies it. Tornando al détournement, quindi teorizzato da De Boer e Bormann nel 1956, vediamo che teorizza appunto come forma, per così dire, più facile e più debole di détournement il cosiddetto reversal, e in particolare fanno anche poi dei riferimenti, e per loro una grande fonte di ispirazione, il lavoro di Lautréamont, che diventa un punto di riferimento anche per i surrealisti. In particolare Lautréamont lui stesso effettua una sorta di détournement delle opere di altri poeti e afferma che il progresso è necessario ma il plagio lo implica. And in my experience, when I've used this technique, I've generally got the biggest response when I have simply reversed existing pieces of imagery and text. So this is a poster based on a British government anti-heroin campaign of the mid-1980s. The kind of main headline originally read, my friends told me how high I'd get but not how low. But when I looked at this, there was a series of posters, this is just one that I've altered. But when I looked at the posters, the kind of models of the heroin addicts looked kind of glamorous to me. And at the time, in England, there was a lot of cheap heroin about, and there was a paranoia that the heroin was deliberately being let in by the right-wing Thatcher government at the time. So you'd see graffiti around the streets of London saying cheap heroin, Thatcher's cure for unemployment. Io stesso
ho utilizzato questa tecnica quindi della reversal andando a stravolgere o comunque a invertire immagini e testi. Un esempio è questo, che si riferisce a una campagna anti-eroina svolta in Inghilterra a metà degli anni '80 e in realtà lo slogan originale diceva il mio amico mi ha detto quanto posso sballarmi ma non poi quanto posso per così dire stare male dopo. E diciamo che questo cartellone in realtà, questa campagna secondo me aveva quasi un'aria o comunque molto quasi glamour, molto attrattiva, e fra l'altro all'epoca si diceva che a Londra ci fosse una vera e propria invasione di eroina a prezzo bassissimo e era come scattata una paranoia secondo la quale il governo di destra della Thatcher avesse quasi favorito l'ingresso nel paese di così tanta eroina facilmente accessibile perché quella sembrava la cura ideale contro la disoccupazione. So this, what I did with this image was I included it in a magazine I used to publish, but I also had separate copies made, so I pasted it up around the streets, and it got reproduced in a lot of magazines, got a lot of response and reaction, and a year or so after I made it, there was some sociological study into the impact of this campaign, which concluded that the models were found glamorous by teenage girls who were using them as pin-ups, so my analysis appeared to be correct. Ho pubblicato questa immagine su una rivista che realizzavo allora, ma poi ne avevo anche altre copie che decisi di affiggere per la città e sicuramente ebbero una certa eco perché ricevetti molte risposte, molti contatti e l'immagine fu poi anche pubblicata a sua volta su altri supporti. E in un certo senso anche le risposte che ricevetti non furono che una conferma così dello sorta di studio sociologico che questa immagine mi aveva suggerito, anche perché venne a sapere che i modelli di queste immagini venivano considerati come molto attraenti soprattutto dalle ragazzine e quindi in un certo senso questo aveva confermato la mia idea che questa campagna in realtà avesse questa sorta di aura molto glamour. Although I was pasting these around the streets and also making interventions on billboards around this time, so I kind of painted, there was some nice white space on a billboard, I'd use slogans like abolish truth or choose alienation and add them to billboards. I didn't consider myself a street artist. I mean, the kind of street art I was seeing around London at that time was mainly tagging. So there was someone called Case, C-A-S-E, whose name you'd see everywhere all over London, but to me there was no real appeal to what they were doing, just putting your name on the wall. I wanted to create some kind of different reaction, and probably while what they were doing, and which I see as crucial and key to street art, was illegal and therefore transgressive in a certain sense, following on from the avant-garde, I actually wanted to kind of put over certain political viewpoints at the same time and be more undermining. I mean, a lot of my earliest graffiti attempts were when I was at school. I used to take marker pens in and graffiti the male toilets with feminist graffiti. I was particularly keen on castrate all men, and a lot of the other boys were convinced there was some nutty girl sneaking into the toilets and doing this. When it was eventually revealed it was me, everyone was completely shocked. But again, I didn't think of this as street art, it was just something I did. In questo lavoro che facevo quindi di affiggere questi cartelloni per la città, ogni tanto anche scrivevo degli slogan o comunque delle scritte su dei cartelloni già esistenti, come ad esempio abolish truth or choose alienation, e però non ho mai considerato questo mio tipo di intervento come un intervento da street artist e in quegli anni l'unica forma di street art che vedevo erano dei tagging per la città e in particolare c'è un artista chiamato Cold Case, ma per me quella forma non rappresentava una forma interessante perché io volevo generare una reazione, volevo provocare una reazione, quindi non la vedevo come qualcosa che per me diciamo fosse adatto. Io mi volevo rifare anche al concetto di trasgressione
comunicazione portato avanti dall'avanguardia, in particolare volevo trasmettere dei messaggi anche di natura più politica, volevo avere un effetto più dirompente in qualche modo. Forse avevo cercato la mia via di street art, o così si può dire, quando andavo a scuola, e con dei pennarelli andavo a disegnare delle immagini di maschi castrati sul muro dei bagni dei maschi, quasi con un intento un po' femminista, e per lungo tempo i maschi hanno pensato che una ragazzina cattivissima si intrufolasse nei loro bagni e andasse a fare questi interventi artistici. Quando venne fuori che in realtà ero io, tutti rimasero sconvolti, però ripeto, non so se questa si può considerare una forma di street art. So this is probably my most successful piece of détourned work. I did this in 1999, and it's based on the British National Health Service organ donor card. So at the top it would have originally said, I want to help others live after I die. And this emerged from a lot of things, but one of the things it emerged from was kind of discussions I'd had in communist groups as a teenager that went on into my 20s, about what was acceptable sexuality, and of course acceptable sexuality is consensual sexuality, and theoretically necrophilia could be consensual, in practice it generally isn't. I think what I'd counterpose that to is a very different instance of something that isn't acceptable. If you look at paedophilia, where you have a power differential that can't be consent, and there's a legally enforced power differential between adults and children. So paedophilia can never be acceptable. I mean, even someone as ridiculous as Sigmund Freud pointed that out in about 1926, but you know, the psychoanalyst can't have got everything wrong, and he was right about that, I would agree with that. And when I made this card, I had 50,000 of them made, which I was able to afford because a printer I happened to know did a fraud for which the finger of blame was pointed at me. I worked out when the cops were harassing me about it who'd done it and how it had been done, and went and told him that I didn't appreciate him implicating me in his credit card frauds, so that it didn't point at him. So he owed me a favour, so he miscalculated. He was actually the estimator of the printer. He miscalculated the price on printing this card, because what's very expensive about making these little card things is cutting them up at the end, because they're only small pieces of card to put in your wallet. And then I literally went out on the street and handed them out, and they went all over the place. You know, it was like guys from AIDS hospices saying, oh, I have to have a stack of these, this is so fantastic. And on the back it says, I haven't shown you the back, but on the back it gives you a choice of whether you want gay sex, straight sex, any kind of sex after you die, whether you want to be dismembered during necrophiliac sex. And it ended up being reproduced in lots and lots of magazines, and I'm told, because I got letters from Germany, it was even shown on German TV news. I got a really big reaction. I had a lot of journalists trying to contact me about it. They didn't get so excited when I explained the theoretical reasons for the card and the issues I was concerned with, except for the odd journalist who'd given my books good reviews, in which case I gave them the quotes they wanted, which was, of course, I did it because I wanted to meet a lot of foxy goth chicks, but they're only interested in me after I die, which is the kind of thing the media wants you to say, but mostly I didn't give the media the quotes they wanted. Qui vedete la necrocard, che forse è l'esempio di détournement da me realizzato forse più celebre. L'ho realizzata nel 99 e si rifà appunto a una card veramente realizzata dal Servizio Sanitario Nazionale Britannico, ma per i donatori di organi, quindi sulla quale viene indicato il fatto che quella persona in caso di morte desidera appunto aiutare gli altri dopo la sua morte donando i suoi organi. E in realtà l'idea mi venne in seguito a una serie di discussioni, di dibattiti che avevo avuto nell'ambito di gruppi di orientamento comunista sin dai miei anni più giovanili, quindi quando ero un adolescente, ma anche più avanti durante, diciamo, i miei 20 anni,
e ci si interrogava allora in questi dibattiti su che cosa si potesse definire come sessualità accettabile, quali erano i confini della sessualità accettabile, posto che la sessualità deve essere sempre consensuale, e quindi ho deciso di applicare questo concetto di détournement alla necrofilia, che può essere teoricamente considerata come una forma anche, diciamo, consensuale, anche se di fatto non lo è. E poi questo riporta anche, secondo me, da un punto di vista teorico, alla considerazione della pedofilia, che mai e poi mai, proprio in quest'ottica di sessualità accettabile, può essere considerata come qualcosa di appunto accettabile, poiché non può esistere consensualità in nessun modo, anche se qui poi ci sono state anche visioni diverse da parte degli psicoanalisti, ma sappiamo che non ne hanno mai capito molto di tante cose. Ma a parte questo, ecco, io stampai 50.000 di queste card e riuscii a farlo perché uno stampatore mi doveva un favore, perché era stato coinvolto in una frode di carte di credito, era stato scoperto, ma io, che sapevo tutto, non feci la spia, per così dire, non lo denunciai, e quindi per questo lui mi doveva un favore e riuscì a farmi stampare 50.000 di queste tessere, che erano molto costose fra l'altro da realizzare, e che io poi distribuii ovunque, e divennero richiestissime. Mi capitò anche di avere malati terminali di AIDS che la volevano assolutamente perché la trovavano troppo forte. E fra l'altro voi non lo vedete, ma sul retro della tessera si può anche definire la preferenza, appunto, in caso di morte, quindi dando il consenso a un intervento sessuale necrofilo, che tipo di sesso appunto si consente a fare, se eterosessuale, omosessuale, oppure se si desidera o meno, si dà meno il consenso a che il proprio corpo venga eventualmente smembrato per pratiche particolari. E davvero ha avuto un'eco fortissima, è stata riprodotta anche sui giornali. So che addirittura uscì un reportage sulla TV tedesca, e fui contattato anche da un giornalista che però non rimase molto entusiasta di fronte alle motivazioni che gli spiegai che mi avevano portato a farla, e che in realtà voleva sentirsi dire altro, ma io non lo accontentai in questo senso. So this is another example of détournement by Italian Giuseppe Pino Galizio, who was a member of the Situationist International in its early period, and he made, as you probably know, industrial painting. And it was made using basically craft-based processes, but the paintings were sold by the metre and cut up and sold by the metre to kind of détourn the art market. And at the same time, there were kind of night exercises by the Situationists where they kind of pin out a sheet of industrial painting in the street in Paris. So it was also kind of used in public space. But what I'm interested in, I guess, here is things that run parallel to street art, but definitely don't configure themselves as street art. It's come out of a very different tradition, but opened up a kind of space for the idea of street art and an expanded notion of the field of art which street art emerges from. Again, you can take inspiration from all this stuff of the past. When I knew that Galizio had done this, I kind of applied the idea to an art show I did in London, where I had 22 pictures, A4 size pictures in a show, and rather than selling by the metre, I was looking at the offers in the supermarket where they have buy one get one free, and I wanted to reverse that. And at the same time, there were collectors like Charles Saatchi in London buying up entire art shows. So kind of inspired by Galizio's response to the art market within industrial painting, I priced my pictures so that if you bought one, it cost £25. If you bought two, it cost £100. If you bought three, it cost £400. In other words, the price multiplied by 4 for every additional picture you wanted to buy, which was the opposite of capitalist market selling logic. But this also prevented a collector from buying up the entire show because it was so expensive. So on the one hand, this shows a kind of, these were taken out of the gallery and put in the street, showing how that movement, and on the other hand, it also shows an attempt to détourn the art market and the way you can take that and use it as inspiration. Sempre continuando sulla via del détournement, abbiamo qui un esempio di un altro esponente
della internazionale situazionista surrealista Giuseppe Pino Galizia, che realizzò quest'opera e la vendette al metro, quindi un tipo di approccio che poi fu applicato anche da altri membri dello stesso movimento, ma a Parigi, che esposero poi sempre opere di pittura industriale, come faceva anche Galizia, in spazi pubblici. E so che questo non può essere considerato un parallelismo con la street art, ma comunque in un certo senso questo tipo di interventi aprirono, diciamo, dei nuovi spazi appunto anche mentali, intellettuali, culturali, e quindi anche se traevano fonte e ispirazione da tradizioni e da background completamente diversi, sono comunque stati forse allo stato germinale precursori anche della street art. E io trassi ispirazione da questo lavoro e realizzai 22 opere in formato A4 e decisi anche di applicare una sorta di détournement al principio capitalista applicato perfettamente nei supermercati delle offerte speciali, in base al quale prendi 2 e paghi 1. Io decisi di invertirlo e di appunto moltiplicare invece il prezzo per 4 ogni volta che si andava a comprare un pezzo in più, per cui un'opera costava 25 sterline, 200, 3, 400 e così via, e questo mi consentì anche di non esaurire tutti i pezzi perché la collezione era così costosa che nessuno la comprò interamente. Però di nuovo questo è un esempio di come l'arte cominciò a uscire a pieno titolo dalle gallerie, quindi sta facendo nascere davvero tutto un nuovo movimento, una nuova riflessione. So I've just, I'm also interested in the idea of street art being in public space, and what is the difference between private and public space, and how much does private space still exist, which I'll get back to in a minute. I've just got a couple of pictures here of after the 1962, there was a split in the Situationist International. You had one faction centred on Paris, and the other faction centred on the Situationist Bauhaus in southern Sweden. One is considered kind of more cultural, artistic, and the other more political. I'm not sure that's the case. Oh, I seem to. Oh, sorry, I'm going the wrong way, and I seem to have lost a slide somewhere. So this is in the Situationist Bauhaus was run from a farmhouse in southern Sweden, and this is a couple of people in the courtyard, and there should have been a picture of Gordon Fizzackley also in the courtyard there, but I've lost it. So I just wanted, you know, while they kind of create a fairly open house situation at Dragbati, I wouldn't be sure of my Swedish pronunciation, you know, how public and private is that? And one of the other ways in which the Situationists wanted to reconfigure space was through the idea of the drift, which isn't illustrated here, but the drift would be where they'd allow the unconscious solitations of architecture, draw them forwards through the city and draw up new emotional maps of the city through this kind of process. What they often don't mention in the text, but which you quickly realise when you talk to people who were members of the group at this time, people like Ralph Rumney, who's dead now, but I spent quite a bit of time with in the 80s, was that they'd usually be blind drunk when they were doing this, which certainly helped you have a less kind of consciously mediated response to city space. And the Situationists would also use exercises, different kind of exercises, like they'd have a possible appointment, they'd go somewhere and they might not have arranged to meet someone but would try to meet someone, or they might be told to go somewhere to meet someone and wouldn't know whether they were actually meeting someone or not, just to see what happened. Or otherwise you could take a map of one place and use it to kind of navigate around somewhere else. In the Situationist Journal, the example is given of someone who had a map of the underground of London and used it to try and navigate around the Harz Mountains in Germany. E questo movimento poi diciamo subì un'evoluzione e si divise, per così dire, in due fazioni.
a partire dal 62 circa. Una si stabilì nel sud della Svezia e una invece diciamo, si consolidò a Parigi. E mi ha molto interessato perché questo mi ha portato a una riflessione sulla street art e anche e soprattutto sul concetto di spazio pubblico. Che cos'è lo spazio pubblico e possiamo pensare che esista ancora oggi davvero uno spazio pubblico? E qui vedete un'immagine appunto di alcuni di questi artisti situazionisti che vivevano in questa fattoria nel sud della Svezia. Qui vedete un'immagine scattata nel cortile. E l'altro filone invece, per così dire, si concentrò anche su una riconfigurazione dello spazio, introducendo il concetto di drift, quindi di andare alla deriva, di lasciare lavorare l'inconscio anche per elaborare nuove cartine emozionali delle città, dei luoghi. E spesso questi artisti, alcuni li ho anche conosciuti, andavano in giro diciamo completamente ubriachi, e forse questo stato di ebbrezza aiutava anche in questa fruizione alla deriva dello spazio urbano, e teorizzavano quindi un approccio davvero puramente basato sul subconscio dei luoghi, cercando di darsi anche appuntamenti quasi impossibili, raggiungendo luoghi senza sapere dove fossero. Un esempio tipico era quello di muoversi in una città utilizzando però la cartina di un'altra città, quindi ad esempio utilizzare la cartina dell'underground della metropolitana di Londra però per muoversi in una città in Germania. I'm kind of wrapping up fast now, so you're not going to get a lot of Marx and possibly Amadeo Bordiga, which I would have liked to have talked about, but we don't have time. But this is another example of illegal art in a very different form. These are a couple of sculptures which I re-showed in Bristol in 2006 at a show di Arnolfini that I organised by a guy called Francis Morland. He made these very typical St Martin's sculpture, London Art School St Martin's type sculpture in the 60s fiberglass. But from 1966 onwards he got very involved in dope smuggling, and his early dope smuggling, he'd drill a hole in these fiberglass sculptures, put the dope inside, so he'd send them abroad for a non-existent show, then send them back to the UK. Because British Customs had taken apart a Brancusi a few years before and got in a lot of trouble for destroying a kind of very important sculpture, they were very afraid of art, and he was completely successful smuggling dope back into England in these sculptures, and then extracting it once it came here. A little later on he got a bit greedier and started smuggling on yachts, and he was first busted in 1969, which pretty much, he had a kind of public funded art career and art school positions, and getting busted for smuggling a massive amount of dope on a yacht in 69 pretty much destroyed his career, because he kind of floated around the same circles as my mother in terms of the drug scene. I was aware of him, and I was very happy to re-show his work for the first time since about 1970 when I showed it in Bristol in 66. So this is another way of using art for illegal activity, and I do think the illegality of street art is very, very important to me. Ecco, avviandomi verso la conclusione e tornando sempre sul rapporto fra arte e illegalità, ho questo esempio di queste sculture di questo artista che ho appunto avuto il piacere e l'occasione di ripresentare e di esporre a Bristol nel 2006, e che vennero usate proprio dall'artista stesso per contrabbandare eroina, per contrabbandare droga, e lui le mandava mostri inesistenti e poi le faceva rientrare nel Regno Unito appunto con questo contenuto illegale. E da quando c'era stato un grosso problema alle dogane con un'opera di Brancusi che era stata distrutta, quindi le dogane erano diventate molto timorose con tutto quello che riguardava le opere d'arte, quindi in un certo senso era un canale piuttosto sicuro, e quindi questo artista fece molti soldi con questo business, ma poi divenne un po' troppo così avido e alla fine insomma fu scoperto. Però davvero questo mostra ancora una volta il rapporto fra arte e illegalità, e mi ha fatto molto piacere poterlo anche riscoprire e rimostrare in questa mostra. And I just wanted to finish with a couple of observations about public and private and about street art. I was quite disappointed when I was looking at
Vanderlog last month in January. I think the post appeared on January the 13th, and there was a long post about a street artist from the States called Bubbo, B-U-B-O, and he was essentially being denounced. He'd made a few street art pictures of his own, and he'd wanted to draw attention to his work. So on his blog he'd started appropriating other street artists' work and putting it up as his own, which I think is fantastic. It undermines the idea of authorship, tagging the importance of the actual creator. I've been very happy when people have taken my work and claimed it as their own, or alternatively, in one instance, an entire book was written which I had nothing to do with, but my name was placed on it. So I kind of think all those things that undermine the traditional kind of sense of authority associated with a name and with an artist are a very good thing. But I think precisely because while the kind of field of what might be treated as art has been expanded by the avant-garde's kind of kicking against the gallery, because street art has had a space opened up for it because of this, but actually isn't involved in the kind of theoretical discourse around that. That's why a lot of people react with horror to the idea of plagiarism, which has been a kind of consistent feature of artwork for well over 100 years, and I found that particular blog very disappointing. Ecco, sempre riflettendo sul rapporto fra pubblico e privato anche in relazione alla street art, voglio citare un recente esempio che riguarda il blog Vandalog e un post pubblicato proprio di recente il 13 gennaio scorso e che riguarda questo artista americano che si chiama Bubo e che sarebbe stato denunciato perché nel tentativo di attrarre l'attenzione su di sé e sul proprio lavoro aveva pubblicato delle immagini di lavori di street art che però non erano suoi ma spacciandoli come suoi. Io in realtà trovo questo tipo di idea fantastica perché rimette completamente in discussione tutto quell'approccio legato all'autorialità, all'essere autori di qualcosa, e quando sono stato coinvolto personalmente in casi di questo tipo, quando qualcuno ha dichiarato come proprie opere che avevo realizzato io, l'ho sempre presa con molto divertimento. Addirittura una volta è stato pubblicato un libro col mio nome senza che io vi avessi mai avuto niente a che fare, ma credo che tutto quello che mette in gioco il senso dell'autorità legato quindi al valore di un nome di un artista sia davvero interessante, rientra a pieno anche nello spirito del movimento di avanguardia che voleva proprio come dare una sorta di calcio nel sedere virtuale alle gallerie, andando a rimettere in discussione l'approccio teoretico tradizionale e mostrando e sottolineando come in realtà il plagio è qualcosa che ha sempre caratterizzato il mondo dell'arte per secoli. And I just wanted to end with a kind of quick reflection on the way the kind of internet has now mediating a lot of our experience and eroded the kind of difference between public and private, if it ever existed. And obviously a lot of street art is now viewed online. Most of what I certainly see online in terms of street art, because although I go to a lot of cities, you can't see everything. I happened to go to the London suburbs yesterday and I saw a fantastic piece of just graffiti in the subway closest to Redbridge tube station, which said drop pills not bombs, which I absolutely loved. But in terms of the kind of erosion of public and private on the internet, you see a lot of porn on the internet, and I think what's paradigmatic of porn on the internet, you know, probably my favourite porn genre, is reflector porn, of which this is an example where people take nude pictures of themselves reflected in different objects. This is a woman in a television, and this is not the actual one it started with, but an example, a guy nude reflected in a kettle. The earliest known example of reflector porn is an Australian guy who posted his kettle for sale on eBay, where he had himself nude reflected in his kettle for sale on eBay. And I think that really nicely illustrates the way in which the internet is changing everything for us, and the way there has been a complete erosion between the private and public, if that division really existed prior. It doesn't anymore. Tornando e concludendo quindi con una riflessione sempre sul confine tra pubblico e privato, chiedendomi se davvero esiste ancora, se mai è esistito questa frontiera tra pubblico e privato, credo sia necessario, anzi sia inevitabile parlare di internet, uno strumento che sicuramente ha eroso sempre di più la frontiera tra pubblico e privato e che ci permette anche di fruire di tanto lavoro di street art,
sempre di più lo si può vedere online. Io stesso ne vedo tanto online, anche perché quando si va in qualche città non è possibile vedere tutto e si sfugge sempre qualcosa. Poi ci sono anche incontri casuali, come ad esempio ieri all'uscita da una stazione della metropolitana di Londra ho visto un lavoro bellissimo con questa scritta che diceva "Drop pills, not bombs", che ho trovato davvero geniale. Beh, vorrei appunto citare come ultimo esempio questo di un genere che mi piace molto e che riguarda un altro macro genere che è diffusissimo su internet, che è il porno. Questo è un sottogenere, il reflecto porn, e che consiste in pratica nella pubblicazione di fotografie di oggetti riflettenti, che hanno una superficie riflettente, che quindi riflettono l'immagine di chi si è scattato la foto completamente nudo. E vedete, avete visto un esempio prima di un televisore dove si intravedeva la figura di una ragazza nuda, e qui invece di un bollitore per l'acqua, appunto, dove si intravede anche qui la figura di un ragazzo nudo. E tutto è nato da un ragazzo australiano che per mesi e mesi ha pubblicato su eBay immagini di un bollitore che aveva messo in vendita, e in cui però si vedevano quindi in modalità reflecto porn delle sue nudità. E quindi vedete come anche internet e questo tipo di approccio cambia la frontiera tra pubblico e privato, ripeto, se mai esistita.